Tutta la vita di una persona, tutta la sua spiritualità, può essere racchiusa in una sola parola? Per Santa Geltrude Comensoli, sì, adorazione. E quella parola potentissima l'ha pronunciata proprio un attimo prima di morire. Adorazione. La sua ultima parola è stata una domanda, quasi un sussurro, ma attenzione, non era una domanda qualsiasi, era molto di più. Era la sintesi perfetta della sua vita, la vera e propria chiave per entrare nel suo mondo spirituale, una vita passata a stare di fronte a Gesù e Eucaristia. Ma in pratica, cosa vuol dire stare davanti a Dio? L'insegnamento di Santa Geltrude è molto concreto. Ci indica una specie di percorso, una mappa spirituale in 4 tappe, 4 modi di porsi di fronte al Signore, e sono il vero nucleo della sua idea di adorazione. Andiamo a scoprirli. Secondo Santa Geltrude, tutto comincia non da un dovere, ma da un fuoco, un desiderio che brucia dentro di vedere il volto di Dio. Ecco, questo è il punto di partenza, il primo pilastro. L'adorazione non è una cosa da fare, un compito, è un'attenzione del cuore. Per Geltrude, prima di ogni altra cosa, bisogna coltivare questa sete, questa fame di Dio, perché senza questo desiderio la preghiera rischia di diventare solo un rito, una cosa vuota. Nei suoi testi non c'è nessuna paura della morte, anzi c'è una gioia, quasi un'impazienza, la certezza di poter finalmente vedere Dio senza aver più paura di perderlo. Ecco, era questo il motore di tutta la sua esistenza. E adesso passiamo al secondo pilastro. Scrive a San Francesco Spinelli: «Spero che il buon Gesù, con la sua grazia, mi aiuterà a far morire il mio molto amor proprio e ad arrivare ad uno spogliamento totale di me stessa per la divina gloria». Qui l'adorazione diventa un gesto radicale, un invito a perdere la faccia per amore. Santa Geltrude ci sta dicendo in pratica che adorare significa accettare di perdere per amore, proprio come ha fatto Cristo sulla croce, dove ha perso tutto, l'onore, la reputazione, la vita stessa, tutto per un amore più grande. Perdere la faccia non è solo un modo di dire. Per Santa Geltrude significa smontare pezzo per pezzo il nostro ego, il nostro bisogno di aver ragione, di essere approvati, per far spazio solo e unicamente alla gloria di Dio. È un atto d'amore puro e durissimo. Le sue stesse parole sono potentissime. Spera di far morire interamente il suo amor proprio. Non si tratta di dare una limatina al carattere, di migliorare un po', no. Qui si parla di un annientamento di sé, volontario, per far sì che sia solo Dio a risplendere. Questa è l'adorazione. Bene, una volta che si è perso la faccia, che si è fatto spazio, cosa succede? Succede che la preghiera si trasforma e non è più un monologo, ma diventa un dialogo intimo, diretto, un vero e proprio incontro personale. Ecco il terzo pilastro dell'adorazione. Santa Geltrude aveva una confidenza con Cristo semplicemente fuori dal comune. Per lei adorare voleva dire parlare con Dio a tu per tu, con una franchezza e una fiducia totali. L'Eucaristia non era un simbolo astratto, lontano, no, era una presenza reale, viva con cui dialogare, confidarsi, discutere. Scriveva poco prima di morire: «Tieniti da conto e nutri l'anima tua di orazione e di presenza di Dio. Abituati a vivere faccia a faccia col diletto dell'anima tua, offrendo a Lui tutte le opere, i tuoi patimenti di anima e di corpo». Adorare è stare
faccia a faccia. Questo è praticamente il suo testamento spirituale. Il consiglio che dà è il riassunto della sua vita. Abituarsi a vivere faccia a faccia con Gesù, offrendogli tutto, ma proprio tutto, le cose belle e quelle brutte, in un dialogo che non si ferma mai. Ed eccoci all'ultimo pilastro, la vetta della sua spiritualità. Qui adorare diventa abbandono totale, fiducia cieca, significa accogliere ogni singola cosa che accade come un dono che arriva direttamente dalle mani di Dio. Questo è un passaggio pazzesco. Adorare le divine disposizioni significa smettere di fare la nostra classifica della realtà. Questo mi piace, questo no, questo è giusto, questo è sbagliato. Significa invece riconoscere la mano e l'amore di Dio in ogni circostanza, senza eccezioni. Ogni momento della vita, così, diventa un atto di adorazione. Questa frase è semplicemente sbalorditiva. Santa Geltrude ammette di averne passate di cotte e di crude, di tutti i colori, ma la sua conclusione è spiazzante. Mai nulla di brutto. Ma com'è possibile? Lei vedeva ogni evento, anche il più doloroso, come un qualcosa che veniva dalla benedetta mano di Dio. Attenzione, questa non è rassegnazione passiva, è un abbraccio pieno di amore e di gioia alla realtà. Quindi, provando a riassumere, il percorso dell'adorazione per Santa Geltrude ci appare completo. Si parte da un desiderio che brucia, si passa per il coraggio di perdere se stessi, si arriva a un dialogo intimo da cuore a cuore e si arriva ad accettare con amore qualsiasi cosa Dio ci mandi. Quella di Santa Geltrude era una consegna, un'eredità. Era il suo modo di chiedere alle sue suore e a noi oggi: continuerete a perdere la faccia per Gesù? Porterete avanti questo cammino di amore totale? E questa domanda, alla fine, arriva dritta a noi. In un mondo come il nostro, ossessionato dall'immagine, dal successo, dall'apparire, cosa può significare oggi abbracciare una spiritualità del genere? Cosa significa per davvero perdere la faccia per un amore più grande? È una domanda che resta aperta per ciascuno di noi.